burro te lo cedo volentieri, visto che mi tocca una candela di grasso di maiale. Dal mare alla montagna. Signori, benvenuti al Biafora Resort. Tra l'altro, a giudicare dal numero di macchine parcheggiate, probabilmente c'è un matrimonio o qualcosa di simile in questo momento, e noi ci presentiamo in costume da bagno, già è tanto che non ho le ciabatte. Ma che carino questo resort. Faccio finta di non essere ancora entrato, in realtà siamo già entrati. Stanza molto molto spaziosa. Franci sta litigando con le tapparelle e con la zanzariera. Vabbè ragazzi, comunque questa è la via, però così mi si chiude la tapparella, i ragazzi non vedono. Perdonate la zanzariera, comunque la vista è super. C'è tanto di spa, piscina, patapim e patapam. Ora, siamo qua per la cena di stasera e per il resto dobbiamo lavorare come dei bastardi, per cui non credo avremo tempo di fare tutta l'esperienza del resort, però mi sembra davvero molto bello. Bagnetto tac. Secondo voi la prima cosa che fa Franci che cos'è? Guardare cosa c'è nel mini bar, e soprattutto, siccome ci è stato detto che ci sono dei dolcetti complimentari, non si poteva giustamente trattenere. Ce li si mangia anche subito, cioè non abbiamo neanche chiuso la porta. Fanno dei dolcetti e neanche li assaggi. Vado a prendere i bagagli e ci mettiamo immediatamente a lavorare, direi. Non immediatamente in piscina. No, indovinate un po' chi ha vinto. Ma solo 5 minuti. Un tuffetto veloce e poi si va a lavorare. Belli da matti con la cuffia. Quasi quasi ci chiudo anche tutto il vlog della Calabria. Fini in aeroporto con la cuffia. No. No? Allora, questa sera ragazzi vi portiamo a mangiare nel ristorante di uno dei migliori chef di tutta la Calabria, che si chiama Antonio Biafora. Siamo nel suo resort, all'interno del quale c'è il ristorante e una stella Michelin. Questa musica che cos'è, vi starete chiedendo? Oggi c'è un matrimonio calabrese. Cioè, era oggi a pranzo, credo si protrarrà ancora un po'. Non fare il bacchettone, anche tu sei andato avanti fino a notte fonda. Ubriaco. Al mio matrimonio? Ubriaco. Non ricordo. Non ci sono testimonianze di questa cosa. Later. Molto carino questo abbrivio della cena fatto qua nel giardino. Una delle nostre passioni, la birra. Questa è la zaccarella, sarebbe lo scoiattolo nero tipico della Sila. La birra è una Marzen, uno stile che nasce in Baviera. Siamo tra il 1500 e il 1600. E proprio in questo periodo storico il governo tedesco vieta la produzione di birra. Questo perché le caldaie erano poco sicure, potevano incendiarsi. Il problema per i tedeschi qual era? Avere una birra pronta per l'Oktoberfest. Quindi l'ultimo periodo dell'anno dove poter fare una cotta di birra era appunto il mese di marzo. Da qua il nome Marzen Beer. Qui abbiamo una panna cotta realizzata con la cipolla bianca di Castrovillari, meno famosa di quella rossa di Tropea, ma da buoni cosentini, facendo un minimo di campanilismo, anche meglio. Tagliamola questa. Sono problemi tuoi, non miei. In cima troverete delle olive in salamoia e dei fiori di sambuco che abbiamo messo sotto aceto qualche settimana fa. Che buono. Una meringa al limone. In cima troverete un'emulsione di pomodoro e della pimpinella del nostro giardino. Ragazzi, siamo partiti piuttosto bene, devo dire. Belle consistenze, begli equilibri in bocca, sia nel primo che nel secondo passaggio. Abbiamo voluto realizzare questo cono di mais. All'interno troverete arachidi caramellate e nduja. Io adoro le arachidi. Arrivati qui in Calabria eravamo convinti che ci avrebbero asfaltato la lingua con il piccante. In realtà ogni tanto ci sono dei piatti piccanti. L'anduia è un po' piccante, ma è molto meno rispetto all'hype che abbiamo creato noi al nord. Diciamo che io mi aspettavo di finire in Thailandia, per dirla come va detta. Invece, sì, utilizzano piccante, ma vi direi esattamente come lo si utilizza in tutte le altre regioni d'Italia. Almeno fino ad oggi è stato così. Questo lo conosciamo. Hanno detto che non vi era piaciuto, ho detto glielo facciamo riassaggiare, esatto. Così siamo sicuri Così che non va bene. Allora non ce l'ha descritto perché secondo me lo chef fa troppo affidamento sulla nostra memoria, ma io mi ricordo che era peperone in varie consistenze e forme. Sì, probabilmente ci saranno altri 16 ingredienti oltre al peperone, ma Franci si ricorda il peperone. In questo caso abbiamo la carota, abbiamo fatto un lavoro, l'abbiamo tagliata a cubetti e poi latto fermentata. Con tutte le parature invece andiamo a fare due preparazioni. Una, andiamo a realizzare questa cialde totalmente fatta con la carota, quindi super croccante. L'altra paratura invece andiamo a realizzare una salsa barbecue, solo che abbiamo sostituito la classica salsa al pomodoro con un estratto di carota. A completare il tutto abbiamo aggiunto una tartare di pacca podolica. Questo sì, è leggermente piccantino e spacca. Mazza che faccia spiritata che ho con questa inquadratura. Comunque, il migliore degli amuse-bouche arrivato finora, questo aveva questa tripla consistenza vetrata, cremosa, più il dente della carota latto fermentata, buonissimo. Quindi vogliamo fare questa scarpetta vegetale con la zucchina marinata con soia e yuzu. Sopra dovrete della quinoa soffiata, quindi basterà semplicemente impugnare la zucchina e fare la scarpetta in questa emulsione di erbe del nostro giardino. Sporcatevi. E finite quello che avanza col dito? L'ha detto, non l'ha detto? Secondo me l'ha detto. Brava Franci, sono fiero di te.
Un altro al mio posto avrebbe detto non ti porto più, invece io ti dico sono fiero di te. Guarda, un po' mi dispiace fare la scarpetta perché è una cosa proprio a cui non sono tanto abituato e che non mi sento mia. Anzi no, anche perché ragazzi, se con quell'unica zucchina non riuscirete a tirar su tutta la salsa, avete due opzioni: o decidete di mantenere una plomb e lasciate qua quello che resta, oppure Facciamo assaggiare la nostra bresaola d'anatra che abbiamo realizzato lo scorso anno. L'abbiamo stagionato praticamente fino a oggi pomeriggio, quando l'abbiamo poi affettata e glassata con un'altra conserva. E quella delle bacche di mirtillo del nostro giardino, messo in conserva anche questo l'anno scorso. Quindi praticamente stiamo facendo un aperitivo dell'anno scorso. Sono sporcata. Scusa mamma, ho sporcato la tua gonna. Quella è la gonna di tua madre? Sì. dopo aver fatto tutta la parte di amuse bouche all'esterno, molto bella devo dire, davanti al fuoco, ci si sposta all'interno e si prosegue la cena. Trovo sempre molto interessante mangiare con la vista sulla cucina. Allora, è arrivata una delle cose più pericolose che possano arrivare al tavolo, ossia grissini, pane e burro. Andiamo ad aromatizzare con del limone che conserviamo sotto sale per circa un anno. È un curry verde che abbiamo essiccato dalla scorsa stagione. Ma poi c'è la sorpresa. Questa, continuavamo a guardarla e dire: ma perché sfrigola sta candela? Ma perché fa rumore? Perché è lardo che si sta sciogliendo. Una candela di grasso di maiale, ancora non l'avevo incontrata, e ci scarpetteremo. Ancora un pochetto. Il burro te lo cedo volentieri, visto che mi tocca una candela di grasso di maiale. Ho scarpettato tante cose in vita mia, ma non avevo mai scarpettato una candela più buona che abbia mai assaggiato, nonché l'unica. Serviamo la trota che abbiamo semplicemente marinato, accompagnata da fragola cerba e lemongrass. Pesce grasso, salsa acida, piatto davvero super buono. Abbiamo terminato la parte etica. Iniziamo con quella etica, quindi con il vegetale. Melanzana, latte di mandorla e boccioli di rosa. Questa melanzana si scioglie in bocca. Stasera ragazzi penso che ci sarà da scarpettare tutto lo scarpettabile. Proseguiamo con bieta, merinoto e bacche di sommacco. È caldo, molto buono, è molto erbaceo e amarognolo, molto piacevole. Risottino. Alla base troverete un'emulsione di umeboshi, in cima a 2 polveri, fieno e falso pepe, conosciuto anche col nome di pepe rosa. Raga, guardate che bello questo piatto, che sembra, non lo so, un disco volante, è bellissimo e il risotto è quasi raso rispetto al piatto, perché mi immagino che ci sia una conca, esatto, che contenga il risotto. È solo disegnato sopra. Dopo aver assaggiato il risotto dello chef al Bob Fest, lo assaggiamo anche a casa sua. È un signor risotto. È soggettivo quando si parla di risotti, ma ha quella nota acida che io ricerco nel risotto e che mi fa impazzire. Che però non è una cosa comune a tutti, perché c'è anche chi non dà acidità ai risotti. Davvero buono. Un tortello di finanziera con un ragù, che noi chiamiamo ragù di bosco, è un ragù fatto con tutte bacche che troviamo in giro per il bosco. Sicuramente c'è il ginepro. Piatto di mezzo, una portata volutamente fredda, totalmente vegetale, che ha il compito di ripulire il palato. Tutte queste caratteristiche le abbiamo trovate all'interno dell'albedo del cedro. Per noi è un agrume che viene praticamente bistrattato, non lo usa nessuno. Quindi qua abbiamo cercato di trovare sia la parte amaricante e una leggerissima parte acida che ci proprio a ripulire il palato. E per la gioia di Franci abbiamo il secondo round di pane e di olio. Questa in pratica ci hanno detto che è una sorta di mini pitta, perché la pitta calabrese generalmente è più grossa. Per intenderci, quando abbiamo preso il morzeddu a Catanzaro, quella era parte di una pitta. Questa qui è la versione mignon. Da Marianna abbiamo installato qualche anno fa una piccola voliera, siamo a 1500 metri sul livello del mare, per farci allevare i piccioni, ma soprattutto le quaglie. Quindi vi facciamo assaggiare la quaglia, io dico ormai del nostro allevamento perché è un'esclusiva esclusiva per noi. Olivello spinoso e nastuzio. È l'intingolo di cottura della quaglia lasciato nella cocottina centrale, così potete tranquillamente aggiungerne e fare la scarpetta ogni volta che volete. Le cosce le abbiamo brasate, le abbiamo attaccate a questo spiedino, quindi questo vi consiglio di mangiarlo proprio con le mani. E concludiamo con questo brodo ottenuto da tutte le carcasse della quaglia che abbiamo tostato e le facciamo infusionare in questo mazzetto di erbe aromatiche. Tra qualche minuto verrò a servirvelo. Non vi abbiamo ripreso tutta la storia di questi coltelli perché era veramente lunga ma super affascinante.
In sostanza la Calabria era una grande zona di produzione di coltelli, una tradizione che con il tempo si è persa, ma lo chef con tutto uno studio ha cercato di riprendere. Nel caso in cui non abbiate più carne con cui accompagnare, scarpetta. Ora, io l'avrei fatta direttamente nelle crosette, ma poi Franci mi cazzia che non faccio le cose secondo il bon ton. Hai già macchiato la tavola. Ops. Non so se sia più buono questo brodo, che è incredibile, o questa riduzione da scarpettare. Nel dubbio le faccio fuori entrambe. Serviamo il radicchio marinato e cotto alla brace, senape e ciliegie. Questo radicchio è bellissimo. Ragazzi, sono davvero entusiasta di questa cena perché ci avevano parlato bene di questo posto, però le aspettative direi che sono state ampiamente superate. Non c'è stato un piatto che non mi sia piaciuto. Pre-dessert. Pesca noce, basilico al limone, granita di eucalipto, rosmarino. Ma che bella questa pina, miele di castagno, caffè e camomilla. Poverina, mi dispiace disintegrarla. La mia titubanza è durata 3 secondi. Siamo giunti alla parte finale, cioè la piccola pasticceria, e siamo tornati di fronte al fuoco che nel frattempo è aumentato notevolmente, perché anche la temperatura qui è leggermente più bassa, ragazzi. Salto temporale direttamente dal letto. È stata veramente una super esperienza. Se siete in Calabria e passate dalla Sila, questo ristorante è super consigliato. Se siete in Calabria, programmate di passare dalla Sila per venire in questo ristorante. Meglio ancora. Noi non abbiamo ancora finito qui, nel senso che rimaniamo a dormire, domani mattina ci aspetta la colazione, a questo punto ho delle signore aspettative, ma succederanno ancora un sacco di altre cose fighe che a breve vedrete. The following day. Buongiorno amici, ancora da quel del Biafora Resort. Abbiamo trovato solo belle giornate in Calabria comunque. Vorrei segnalare questo aspetto meteorologico. Fa mai brutto in Sud Italia? No. Non è previsto. Se andiamo a piangerato. Sì. Iniziamo con dei fiocchi d'avena e della frutta secca, la marmellata di arancia, una crema al gianduia, un assaggio di pane in cassetta, arancia candita e cioccolato, le nostre fette biscottate, un assaggio di migne, le brioche, i biscotti assortiti, uno sfogliato, la crema chantilly, lo yogurt di capra, il burro e il menù. La cosa più bella è il menù alla fine, come se servisse ordinare altro. Cari amici, benvenuti nella colazione del Biafora Resort. Giusto 2 cosucce, così, per cominciare la giornata. La cosa che mi piega di tutto questo è che alla fine c'è anche il menù in caso volessi ordinare qualcosa. Franci, Sì. guardare e non toccare, Ecco, subito. Sapevo che aggrediva subito il bombolone con la crema. E allora io andrò di sfogliato. Giuro che dopo questo basta. Pane, burro e marmellata per Franci. Perché ieri sera non ne ho mangiato abbastanza. Non hai niente da fare tutto il giorno, c'hai solo quei 16 matrimoni in contemporanea. Grazie mille. Prima di salutare definitivamente la Sila, e mannaggia a noi che ci siamo stati troppo poco, siamo in pieno parco della Sila e siamo capitati dalle delizie di Marianna, che è un posto consigliatoci ovviamente dallo chef Biafora, dove hanno orti con cose incredibili e adesso mangeremo qui e non vedo l'ora. Ve li facciamo conoscere e ci facciamo un po' spiegare che cosa coltivano, i loro prodotti, eccetera, eccetera. Dovete sapere che in Sila, a causa dell'altitudine, siamo sempre un mese in ritardo rispetto alla stagionalità, quindi ancora troppo piccolo. Buongiorno. Buongiorno, piacere Giano. Benvenuti, che vi ha detto Antonio? Quante fesserie per raccontate? No, Antonio ci ha detto dovete andarli a trovare perché fanno delle cose bellissime. Per alcune cose dobbiamo ringraziare a lui che ci ha dato un stimolo. Ma qui siamo nel parco della Sila, Sì, siamo sì. proprio dentro, Proprio giusto? dentro. Primo esempio che è ancora in fase di boschetto perché ancora ci vogliono un'altra ventina di giorni, è la serra dei pomodori. Serra di pomodori, e qui ci sono 30 diverse varietà di pomodoro. Adesso chiaramente sono ancora verdi, ci sono qualcosa come 80 gradi qua dentro, bellissimo. Un profumo di foglia di pomodoro incredibile. Con vista finale sulla borragine. Ah, fa un bel freschino qua dentro comunque. Il basilico greco, foglie minuscole. Una di queste fortune è di avere tante piante spontanee che ce li regala la natura. Questa piantina qua non è altro che una quinoa. Il Canopodium album è il fratello principale della quinoa e gli insettini la conoscono molto bene perché è ricca di ferro, ricca di proteine e se la mangiano nella prima. Venite, toccate con le dita. È una Sa di olive. Vedi che bravo. Questa si chiama olivilla. Sei 1 su 100 che indovina. Sono partito bene. Allora, guarda i tacchini.
tacchini, le gallinelle che girano intorno, che tengono tutto bello pulito. Andiamo a vedere l'eccellenza di Antonio. Ok. Le quaglie. le quaglie. Questi qua sono i mondani. Questi sono piccioni. Ah, piccioni, ok. Mondani, texani. Ma io un piccione così grosso non l'ho mai Sì, visto. è 1,5 kg. Quello è un Marans, la sua gallinella fa le uova con il cioccolato. Questi enormi in realtà, ragazzi, sono galli. Sempre piccioni. La varietà è ungherese sicuro, però i francesi la amano tanto, questo col collo nudo. Questa qua è tutta uva fragola che viene mangiata sia nelle foglie che nei frutti dalle galline direttamente. Qua mettiamo tante varietà di pomodori. A sinistra e a destra abbiamo il primordiale, giallo, Ok. rotondo, bello. Questo qua è anche un rosso greco. Ok, questo è stupendo. Fai con le manine leggere così e profuma. È vero. È arrivato l'antipasto. Allora, frittelle di selvure selvatiche, borragini, ortiche, tarasse. Da notare, questo non è ribes bianco, questo è ribes rosa. Scusi, stavo facendo la pausa. Ah, stai facendo la pausa. Ascolta signore, smetti di fare la pausa. Il bianco è qua, però questo è più tardivo. Questo qua è il fratello del mirtillo. Fate un mucchietto così nella mano e poi mangiate tutto insieme. È molto dolce, me lo aspettavo acidino. Come si chiama? A melanchier. In italiano lo chiamiamo pero corvino. Ti lascia un retrogusto di pera? È vero. Però il suo nome, i francesi, gli a melanchier. Il signore ci sta portando in giro per i suoi 87 orti e raccontandoci una ad una tutte le sue piante. Figata. Girasole nero. L'insalata del minatore. Sì. Ma è piccola. Il fiore è al centro della foglia. Sì. È una pianta grassa, dolce acida. Qua c'è il secondo orto. Cappuccio rosso, bietole colorate e via dicendo. E adesso qua ci sono le zucchine. Ci sono le bianche, le rotonde e le lunghe. Questa mattina nell'orto dello chef abbiamo visto i fiori di porro, ma questi sono decisamente più grossi. Su porroni, su porroni. Entra. Piacere Marianna. No, Marianna. Fragole sciroppate, non sotto spirito. Questo è il succo della fragola che poi esce Con lo zucchero di canna. Mettiamo una piccola percentuale perché serve per la conservazione lo zucchero. Cipolla bianca in agrodolce. Poi abbiamo tutta i sottoli, rape, zucchine, secchio, qualcosina di funghi e poi ci sono tutte le confetture. Questo succo qua è di ciliegio giallo. Prima volta in vita mia che vedo le ciliegie gialle. Allora, partiamo con un antipastello misto. Ovviamente tutti prodotti a metro zero. Come al solito abbiamo avuto gli occhi più grossi della pancia. Sì, esatto. Melanzane, biete. Secondo me sono altre melanzane. Può essere cavolo, cipolla, zucchine, Un bis di frittella che non fa mai male. Che non fa mai male. salumi e formaggi. Non potevo chiedere di meglio oggi a pranzo. Sono tutti mangiari semplici, non è che sono complicati. Ma i mangiari semplici, come dice lei, sta diventando difficile da trovare. È la materia prima. Questo è il cappuccio rosso in agrodolce. Ha un colore stupendo. Fogliolina di basilico tranquilla. Non ho mai visto un basilico così grosso in vita mia. Bellissimo. Frittellina, ciliegia rossa, ciliegia gialla. Oggi ragazzi stiamo mangiando della verdura che sa di verdura. Nel frattempo il signor Franco sta disboscando tutto l'orto, ci sta continuando a portare cose di cui una buona metà non abbiamo neanche mai visto nella vita. Lampone bianco, lampone nero. Assaggino di uova di quaglia che abitano qui a 10 metri. Zuppa con le castagne e legumi. 2 raviolini, ricotta di capra e borragine. Oddio, ravioloni. Qua sono 150 varietà di pomodori e in testa troviamo il principe nero della Crimea e al secondo posto il viola dell'Ucraina. Cioè sembra un album di figurine. Poi abbiamo i nostri calabresi, giganti, non giganti, e poi ci sono tutti i pomodori che vengono da altre parti del mondo. Aranci, gialli, piccoli, grandi. Ma questi semi per averli se li andati a prendere un po' in giro? Questi sono 30 anni che colleziono semi. Io possiedo 2000 semi. Polpettine. Basilico alla liquirizia e cannella. Thai, liquirizia. Basilico all'anice, poi c'è questo greco, poi c'è quest'altro limone su varianti diverse di limone. In India hanno un basilico al limone. In Corsica hanno un altro tipo di basilico al limone. In Inghilterra ne hanno un altro tipo ancora. Questi qua sono i rossi scuri, viola ricci, non l'uviola classico. Questo è greco gigante. C'è il rosso gigante inglese. C'è lo spiedino di gamberi con cipolle, zuppa di gamberi. Allora, mia madre Non lo stoppi più. vorrebbe... Ragazzi, ma che esperienza incredibile. A parte che ho imparato un
sacco di cose che non sapevo su frutta, verdura, erbe. Tutte le specie di pomodori, tutte le specie di basilici e tutte le specie di mille altre cose. Si chiama Le Delizie di Marianna. Allora, sono una famiglia fondamentalmente, padre, madre, nonni e figli. Ed è come mangiare a casa loro. Se si viene qua, si mangiano i prodotti del loro orto e le cose che cucinano loro. E poi vi fate deliziare dai racconti di Franco, che vi tira fuori il suo album di figurine. Sono collezioni di semi di tutti i tipi. Telefonate prima perché i posti sono limitati, quindi Una telefonatina non guasta. Tra Esatto. l'altro, se telefonate potete anche prenotare dei piatti che se venite qua e non avete prenotato non potete avere. tipo il galletto. Epilogo dall'aeroporto di Lamezia Terme. Non so quanto siano stati strutturati questi video, noi ci siamo divertiti un casino, abbiamo mangiato delle cose buonissime, abbiamo conosciuto delle persone troppo fighe. Il nostro messaggio è: venite in Calabria. Non vediamo l'ora di tornare, perché torneremo. E vi dico la verità, noi stiamo già pianificando il ritorno, perché siamo stati troppo poco per tutto ciò che questa regione ha da offrire. Non sto qua a snocciolarvi tutti i motivi per cui dovreste venire, veniteci e basta. Torniamo a Milano. Ci vediamo al prossimo video.